Bentornati nel canale, in questo nuovo video andremo a vedere la configurazione per il recupero delle informazioni relative al nome della rete Wi-Fi e all'intensità del segnale per tutti i miei Sonoff che hanno Tasmota caricato. Ho praticamente migrato tutti i Sonoff che ho a casa, me ne mancano ancora un paio, un Sonoff mini e una lampadina RGB, un Sonoff B1 che poi farò successivamente, e come vedete iniziano a esserci un po' di thing e item. Direi che inizia a essere un bel numero, siamo a circa 160 item e 20 thing. Il modello semantico si sta popolando sempre di più. Per ogni Sonoff ho creato i relativi item, anzi point, per la gestione delle luci, per umidità, temperatura, e poi anche il relativo timestamp di ultimo aggiornamento per i valori di temperatura e umidità e della visualizzazione del dispositivo in rete. Come vedete già da questa prima occhiata mi rendo conto che ci sono alcuni point, quindi alcuni sensori che non mi stanno mandando un valore aggiornato, come ad esempio la temperatura della cameretta, perché l'ultimo aggiornamento è del 30 giugno, oppure 30 giugno anche umidità cameretta è lo stesso sensore. Poi abbiamo 22 luglio umidità mansarda e vediamo un po' la temperatura della mansarda e anche la temperatura, quindi c'è qualche sensore che evidentemente o è saltato qualche collegamento, comunque c'è qualcosa che non quadra. Questi item li ho creati proprio per fare questo controllo, che adesso ho fatto manualmente. Eventualmente posso creare delle rule che mi permettono di, ad esempio, mandarmi una mail la notte per tutti i dispositivi che hanno una data di aggiornamento più vecchia di un giorno, ad esempio. In questo modo posso tenere sotto controllo il comportamento dei vari dispositivi. Ovviamente solo quelli che mi interessano e che posso, diciamo, ritenere più importanti degli altri. A questo punto devo fare per i Sonoff un ulteriore step, che è quello di memorizzazione delle informazioni del Wi-Fi. Quindi il Sonoff tasmotato mi permette di ricevere le informazioni dell'intensità del segnale del Wi-Fi che riceve l'antenna del Sonoff e anche del nome della rete a cui è agganciato. Quindi adesso prenderò un Sonoff campione per creare questi due item su OpenHub e recuperare le informazioni, e poi andrò a tappeto su tutti. Andiamo quindi a creare queste due informazioni per il Sonoff Basic 01 ad esempio. Quindi andiamo a cercare il Basic 01 e queste informazioni ci arrivano tramite MQTT, perché andiamo a vedere sulla console di Tasmota ogni tot manda le informazioni in un JSON, e in questo JSON ci sono tutta una serie di informazioni, tra cui lo stato del Wi-Fi. Queste informazioni vengono mandate ogni tot in base al parametro che si chiama teleperiod, che nel mio caso vale 60, quindi ogni minuto. Volendo uno può impostarlo come vuole. Quindi torniamo sul nostro OpenHub e andiamo a crearci i canali per queste informazioni. Andiamo quindi a creare il canale iniziamo dal SID del Wi-Fi. È una stringa. Mettiamo il topic di state, lo copio da quello vecchio e poi dobbiamo mettere la trasformazione JSON path e siamo a posto. Anzi, controlliamo il percorso del JSON path, quindi torniamo qua, andiamo a vedere. Quindi il blocco si chiama Wi-Fi SSID, ok, $Wi-Fi SSID, creiamo il canale.
Creiamo quindi un altro canale per il segnale Wi-Fi. Questa volta il valore è un numero, il topic è lo stesso di quello di prima. Cosa cambia? Cambia la trasformazione. Beh, unità di misura, se non sbaglio sono i millisecondi, mettiamo millisecondi, poi vediamo. La trasformazione è JSON path, due punti, dollaro punti wifi punto RSSI, create. Ok, a questo punto aggiungiamo un equipment, questo va messo in bagno. Categoria network, come semantic class mettiamo sempre network appliance. I canali che vogliamo legare sono Wi-Fi SID e Wi-Fi signal. Mettiamo quest'icona qua. Ah no, questo è il SID, quindi questo qui è, mettiamo sempre network. Semantic class lasciamo point e semantic property lasciamo none. Category, e qua gli mettiamo line che mi dà l'indicazione di un andamento. Semantic class è un measurement, semantic property possiamo mettere level e aggiungiamo il modello. Ok, il valore già arriva, 68 millisecondi per il signal, e mi dà l'indicazione anche del SID. Nel prossimo video andremo a vedere la configurazione per InfluxDB di questi item appena creati.